Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, pronti alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi il nostro lui lei? Sì, siamo pronti. Siamo pronti in questa settimana della Candelora, la vittoria della luce sulle tenebre, che per le divinità celtiche era Imbolc, Brigid, Santa Brigida, no? E noi cristiani festeggiamo il 2 febbraio. È un momento bellissimo perché il sole prepara il terreno, le giornate si allungano, il sole prepara il terreno alla primavera che verrà. È un momento di grande fermento interiore perché l'esterno è la produzione e la proiezione della nostra interiorità in cui la vita sta per nascere, no? E quindi la luce inizia ad essere sempre più visibile sul piano terreno, proprio perché le giornate si allungano e viene celebrata la vittoria della luce sulle tenebre. E nella nostra candeloria tradizione cristiana è la presentazione di Gesù al Tempio dopo i 40 giorni della nascita. E quindi è il Cristo che si fa carne nel Natale affinché si possa e ci dà le istruzioni su come oltrepassare quell'oscurità che noi vediamo in negativo. Crocifiggere l'ego, ci dice il Cristo, affinché tu sia libero, libera. È quella luce di cui parla la Candelora. È quella nascita di cui parla la Candelora, la nascita nel sé, la nascita nel sé, la morte dell'io e la nascita nel sé. Il sé è libero, il sé è libero da condizionamenti e dalle credenze. Le credenze sono i nostri più grandi limiti, perché le credenze diventano certezze e quando abbiamo una certezza è lì che stiamo sbagliando. Aprirsi alle infinite possibilità della bellezza di questa luce, io so di non sapere, come diceva Socrate. E quindi celebriamo questa giornata, facciamo dei rituali, queste giornate facciamo dei rituali, accendiamo delle candele, onoriamo i nostri avi, i nostri antenati, che sono gli spiriti che ci popolano e che ci infondono l'ispirazione della nostra missione. E quindi affinché, che cos'è anche la luce, no? Sulle tenebre? È il riconoscimento della missione, il riconoscimento di chi sei, della tua natura selvaggia, del tuo amante mistico. E quindi offriamo ai nostri avi e ai nostri antenati, perché la nostra missione ha a che fare con i nostri avi e i nostri antenati. Perché noi scegliamo di incarnarci in una certa genia, proprio perché grazie a quella genia noi adempiamo alla missione. E quindi onoriamo i nostri avi, i nostri antenati, dedichiamo i meriti delle nostre azioni spirituali, se facciamo meditazione, se facciamo yoga, se facciamo delle opere di supporto al prossimo, attività di aiuto e sostegno al prossimo, dedichiamo i nostri meriti ai nostri avi e ai nostri antenati in queste giornate della Candelora. Accendiamo delle candele in casa, dedicando i meriti delle nostre azioni agli avi e agli antenati, finendo ogni preghiera con il Sabbe Satta Sukhi Hontu, il potente mantra che vi ho fatto fare nell'ipnosi guidata. E quindi sono giorni belli, in cui c'è proprio la rinascita nel sé. È il nostro avatar, un po' il nostro avatar, no? Quindi, che vi volevo dire altro? Questo. Ci approcciamo a fare le energie dei nostri beniamini, il nostro lui e la nostra lei, per le tantissime ragazze e ragazzi nuovi, quando facciamo il lui-lei, da cui sono nati i miei oracoli lui-lei, lasciatevi ispirare, perché è un format che si guarda a più livelli. Lasciatevi ispirare. Io leggo le energie maschili da questa parte, le energie femminili da questa parte, e lasciatevi ispirare, al di là se voi abbiate una persona o meno, non importa, sono energie con le quali collettive, con le quali ci si confronta durante la settimana all'interno di qualsiasi contesto. Va bene? Ok.
Allora, dal 27 gennaio al 2 febbraio, per tutte le ragazze che non l'avessero ancora visti, i segni zodiacali dell'oroscopo 2005, andate nella mia playlist oroscopo 2005 per vedere il quadro evolutivo per te di quest'anno. Abbiamo fatto anche l'oroscopo di febbraio, concentrandoci sulla tappa evolutiva di febbraio e che cosa accade nella realtà fenomenica in qualità di immagini, di proiezione della tua anima affinché tu possa superare le tue paure, le tue resistenze, i tuoi attaccamenti che ti separano dalla prosperità in tutti gli ambiti. Ok? E benvenute a tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi. Quello che io mi premuro sempre di dirvi è di studiare e applicate. E grazie, grazie, grazie per le decine e decine di mail che mi mandate di adempimento del vostro scopo, di felicità raggiunta. E come vi ho detto nell'intro delle previsioni settimanali, mi sono arrivate delle mail bellissime, dovrei fare un canale solo per le testimonianze. E dopo un anno che mi seguite, 6 mesi, praticando con disciplina tutti i giorni le pratiche meditative, stare sulle emozioni, avete ritirato le proiezioni e vi siete incarnati nella potenza del Dio di ogni emozione che avete sentito. Ed è bellissimo, bellissimo. Quindi grazie, 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 grazie per tutto, grazie per le infinite donazioni al canale, grazie per il sostegno al mio lavoro e perché quello che state facendo sta cambiando l'umanità. È così, è così, Allora, allora, iniziamo con le energie maschili. Vediamo un po'. Energia attuale del nostro maschione questa settimana. Energia attuale di lui nei confronti di lei o energia attuale di lui a seconda della carta. Vediamo. Energia attuale di lui. Il diavolone c'ha lui, il diavolone c'ha lui, 8 di coppe. Ci sono alcuni maschili che vogliono rientrare in pole position, che vogliono rientrare, sentono una energia molto passionale, molto forte verso qualcuno, o ci sono dei maschili che si stanno infervorando perché vogliono raggiungere determinati obiettivi. Obiettivi materiali, obiettivi di saldezza, la saldezza, di stabilità, di ciò che vogliono ottenere, perché il diavolo è l'ambizione, no? Vediamo quali sono i pensieri di lui. I pensieri di lui. Beh, qua c'è un'imperatriceona, c'è un'imperatriceona. Qua io non lo so, ci sono maschili che perdono la testa completamente per questa imperatrice, o per anche un uomo può essere questa imperatrice che incarna la prosperità, la bellezza, mi spiego? Qua l'hanno già persa la testa per qualcuno, Allora, ci sono maschili che vanno sparati, maschili che perdono proprio la testa, ma dico meno male, perdono la testa, aprono il cuore. Bisogna perderla la testa, bisogna perderla la testa per aprire il cuore, ecco. Quindi, ci sono maschili infervorati per qualcuno, la pensano in modo totale, c'è qualcuno, 8 di bastoni, questo gli ha messo il turbo la Candelora. Cioè, con la Candelora c'è il calmo calmo però, cioè, perché non è che noi facciamo meditazione, yoga, cioè non è che voglio dire tu ti svegli e vai spacco porta, cioè calmo calmo, ecco appunto. E una tisana al tiglio, al tiglio. Allora, sì, ci sono maschili che pensano a questa imperatrice costantemente. Cosa hanno nel cuore? Vediamo un po'. Cosa hanno nel cuore i maschili? 8 di denari. Ci sono maschili che vogliono impegnarsi con tanto di spessore per questa imperatrice qui.
Ci sono maschili che vogliono impegnarsi senza mezzi termini con qualcuno, proprio impegnarsi, cioè io mi impegno, voglio far funzionare le cose, il cuore dice metti concretezza con i denari e fai funzionare le cose. Ora, queste energie maschili si riversano anche nelle nostre azioni, come vi dico sempre. Qua noi faremo questa settimana azioni per far funzionare quello in cui crediamo e non c'è niente che ci ferma. Ma io ci faccio un applauso. Cioè, sì. E poi ci sono maschili che molto impegnati nel raggiungere degli obiettivi professionali di cui stanno già vedendo i frutti perché lo stanno immaginando, perché l'imperatrice è lo sviluppo, no? I denari, l'otto dei denari del cuore, ci sono maschili che sono impegnati nel far funzionare un progetto, dei progetti lavorativi che li appassionano senza mezzi termini e non li ferma nessuno. Ok, vediamo. Vediamo. Qual è il blocco karma al maschile in questa settimana? 6 di coppe, il passato. Fanno un po' fatica a lasciare il passato, c'è un po' il passato che blocca. O i ricordi negativi del passato, è da superare un karma di natura ricordi negativi del passato oppure una persona del passato. Oppure ricordi negativi con una persona del passato o i ricordi negativi con una persona, ricordi negativi del passato con la stessa persona. Un po' il passato, 6 di coppe, 7 di coppe. Però niente di grave, cioè nel senso, guarda che carte. Ok, vediamo da questa parte energie femminili. Energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile. No, qua c'è un'altra carta e un altro mazzo. Che carta è? La giustizia, appunto. È la giustizia, 3 di denari. Ah, pure loro stanno impegnatissime sul lavoro, su ciò che le appassiona. Vediamo. Energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile. Paggio di bastoni. Vedo i femminili molto entusiasti. Vedo femminili entusiasti, divertiti, voglia di fare, di conoscere, di esplorare. Un'energia molto divertita hanno i femminili. 7 di bastoni. Proteggono, mettono anche dei limiti a un'introspezione che hanno fatto o a qualcuno del loro passato che gli ha fatto male. Anche se il paggio di bastoni come energia attuale è proprio una voglia di divertiti, voglia di comunicare, di esplorare, di divertirsi, di fare cose nuove, di conoscere. Vediamo quali sono i pensieri del femminile. La regina di spade, e si fa come dico io. Hanno le idee molto chiare i femminili. La regina di spade nella mente mi parlano di femminili determinati e concreti e con le idee chiare in questa settimana, molto divertite, molto predisposte al nuovo, nuove conoscenze, esplorare nuovi confini, all'esplorazione. Anche progetti creativi, scrittura, poesia, arte. E nella mente Regina di Spade hanno proprio le idee chiare. Ah, qua c'è stata anche una torre. Sì, ci sono femminili che hanno avuto una torre, ci hanno avuto una crisi o hanno elaborato dei travagli importanti anche sul lavoro, e si danno a nuove creazioni. Non solo alle relazioni, travagli con le relazioni, si danno a nuove creazioni qua. Cosa hanno nel cuore i femminili? Cosa hanno nel cuore i femminili? Il 2 di bastoni. Vedo molto fermento interiore per i femminili. Non mi parlano di una persona qua in particolare, anche se mi parlano di femminili che riprendono, che stanno sulle loro cose,
prendendo decisioni su più ambiti della loro vita, avendo le idee chiare, cioè si fa così, allora, ok, adesso devo prendere decisioni su più fronti della mia vita, ho un grande entusiasmo nel farlo, ho le idee chiare e lo faccio. Questi sono i femminili in questa settimana. Qua abbiamo anche un 6 di coppe. Molti femminili hanno... sì, molti femminili stanno godendo appieno della loro bambina interiore, avendo chiare le idee su come devono procedere nella loro vita in questa settimana, aprendo il cammino a nuove possibilità. Ok, vediamo qual è il blocco karma del femminile in questa settimana. 6 di spade. Mi può parlare di una distanza tra lei e qualcuno, mi può parlare di, a livello amoroso, di mancato avanzamento con qualcuno. 9 di coppe, probabilmente preferiscono stare nel loro guscio, diciamo, o c'è una distanza con qualcuno che sta nel suo guscio. Vabbè, ma non vedo karme negative qua, Vediamo da quest'altra parte. Beh, dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto, cioè. Allora, abbiamo visto come stanno internamente, no? Vediamo. Allora, le intenzioni di lui nei confronti del femminile in questa settimana. Le intenzioni di lui. Le intenzioni di lui. Re di spade, e beh, le intenzioni è quello di combattere per qualcuno, avere le idee chiare, prendere giuste decisioni, avere le idee chiare per prendere giuste decisioni. La torre, qua è successo qualcosa, veniamo da una rottura o veniamo da una situazione di crisi. Le intenzioni sono quelle di avere le idee chiare per prendere delle decisioni. Vediamo un po' le intenzioni ancora su Re di spade. Asso di spade, avere le idee chiare per prendere una decisione e per parlare, anche combattere per qualcuno. Vediamo le azioni che farà lui nei confronti di lei, le azioni. La ruota della fortuna, un cambio insperato, farà azioni all'improvviso perché il destino gli mette davanti questa possibilità. Un cambio all'improvviso farà, lotterà per qualcuno. Ci sono maschili che prendono decisioni avendo le idee chiare rispetto a questa imperatrice, rispetto a qualcosa che loro vedono, in cui vedono sviluppo, faranno azioni improvvise ma ben chiare e lucide. Il destino li porta davanti a fare delle decisioni, vedi, forse dopo uno stallo, 4 di spade, dopo averci pensato su. Non sono decisioni affrettate. E sai com'è? Sono decisioni che prendono all'improvviso, ma sono ben meditate, perché hanno le idee chiare. Ok. Energia finale di lui nei confronti di lei. E infatti abbiamo il paggio di bastoni. Abbiamo qua dei cambi improvvisi, comunicazioni di entusiasmo, di passione, voglia di incontrarsi, sì, perché c'è qualche lei che gli fa perdere la testa, o gliel'ha già persa, insomma. Vediamo da questa parte. Allora, abbiamo visto anche lei come sta internamente, vediamo quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui. Le intenzioni dei femminili. Regina di denari. Molti femminili hanno intenzione di dedicarsi a prendersi cura di ciò che le fa stare bene, casa, stabilità, denaro, famiglia, e ci sono anche dei frutti importanti su quest'ambito. Le intenzioni di lei non sono tanto verso qualcuno se non ciò che le dà stabilità. Se in ciò che le dà stabilità c'è anche una persona, bene. Però soprattutto, te l'avevo detto anche qua, ci sono femminili che si dedicano molto al loro lavoro, alle loro cose, vedi il mago, perché ci sono anche nuove opportunità di lavoro e il lavoro le entusiasma, c'è qualcosa di cui si prendono cura che le entusiasma. Vediamo le azioni che farà lei nei confronti di lui. 9 di spade, dei femminili hanno un po' di timore a fare delle azioni, preoccupazioni ci sono.
Ci sono preoccupazioni, 10 di denari, probabilmente per la casa, per lavoro, per la famiglia, o preoccupazioni, le azioni, vediamo, 9 di spade, le azioni, 8 di denari. I femminili sono molto occupati sul lavoro in questa settimana, non vedo che fanno azioni verso di lui, se non sono un po' preoccupate nel fare azioni perché si concentrano sul lavoro. Qua dai 5 di bastoni vedo conflitti, litigi o gelosie. Alcuni femminili o sono gelosi dell'intorno di qualcuno oppure qualcuno è geloso dell'intorno, soprattutto sul lavoro, dei femminili. Questo vedo. Vediamo energia femminile finale. E l'imperatore. Ci sono femminili che prendono decisioni ferme di concentrarsi sulle loro stabilità. Se, ripeto, tale stabilità c'è anche una persona, allora loro si concentrano anche su quello. Ma la loro priorità è quella di prendersi cura di ciò che le dà stabilità, prendendo decisioni ferme in concomitanza di queste. Ok. Vediamo adesso, tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo, facciamoci le specifiche. Ci sono le femminili che possono essere preoccupate sul lavoro per alcune cose, o lavoro sulla casa, o per l'acquisto di casa, però prendono ferme decisioni qua. Vediamo. Allora, sul maschile, energia del diavolo, energia attuale di lui nei confronti di lei con il diavolo, energia attuale di lui, 5 di denari. Ci sono maschili che sentono un po' la privazione, la perdita con qualcuno e vogliono rimontare. Ci sono maschili che sentono la perdita, la privazione con qualcuno e vogliono rimontare. Anche maschili che hanno un po' di problematiche economiche, credo, o sono preoccupati sul lavoro, ecco perché si impegnano in qualcosa che li appassiona. 3 di spade. Molti maschili sentono una privazione perché non hanno una persona, perché vogliono quella persona. Vediamo sull'imperatrice. Scusami, c'hanno anche un po' di dipendenza da qualcuno che vedono come il top del top con l'imperatrice. Vediamo i pensieri di lui con l'imperatrice. Il paggio di spade, oh mamma mia, proprio la pensano fino all'ossessione. E c'è anche gelosia qua, Pensano che possa avere qualcun altro, magari nel lavoro, non lo so, vedete, no? Che si suonano anche. E il Papa. Ci sono maschili che osservano proprio questa persona, osservano, la pensano, l'osservano, la pensano. Vedono l'operato di lei, vedono cosa fa. Vediamo l'8 di denari. I pensieri di lui nei confronti di lei, 8 di denari. Scusami, cosa ha nel cuore lui nei confronti di lei, 8 di denari? Vedi che ti ho detto, qua c'è il 2 di coppe. Vogliono proprio far funzionare le cose, la osservano per non sbagliare, prendere decisioni chiare e lucide e fare qualcosa all'improvviso che è una cosa molto divertita, molto bella col paggio di bastoni. Fammi curiosare qua su questo 6 di coppe. Il blocco di lui nei confronti di lei, 6 di coppe. Il blocco di lui nei confronti di lei, 6 di coppe, il blocco di lui. Cavallo di bastoni, non vogliono fare cose affrettate, non vogliono agire d'impulso come magari hanno agito in passato determinando carenza o penuria o rotture o situazioni difficili, non vogliono agire cavallo di bastoni a blocco, non vogliono agire d'impulso, non vogliono agire velocemente. Vogliono fare le cose fatte bene, infatti ci pensano, osservano lei, osservano i movimenti, ci pensano. Sì, non vogliono agire di impulso, come hanno fatto probabilmente in passato. 3 denari, affinché si possa avere un intendimento. Vediamo le intenzioni di lui nei confronti di lei, re di spade, asso di spade. Re di spade, asso di spade, re di spade, asso di spade, le intenzioni.
il giudizio. Resuscitare, prendere una decisione affinché si possa fare una scelta nuova e consapevole. Resuscitare, chiamare, resuscitare. Il giudizio ha a che fare con una cosa che si deve fare, si deve chiarire, si deve sistemare, che fa parte di passati o fa parte di situazioni che si riesumano, no? Queste situazioni che si riesumano devono essere chiarite a suo di spade con una mente chiara e lucida una volta per tutte. Oltre che mi parla di molti no contact e qua li rivedete in questa settimana, al di là di quello il messaggio ancora più alto è sistemare cose che lasciate in sospeso, questo giudizio, che si riesumano affinché con la mente chiara e lucida si possa tagliare e prendere una decisione netta. Ok, la ruota, le azioni di lui nei confronti di lei con la ruota. La regina di bastoni, porca miseria, scusami. E questi stanno pazzi. Ma ci sono maschili che impazziscono, proprio impazziscono. Fanno azioni verso una lei che li attira irrefrenabilmente, energia passionale, sessuale. E qua c'è anche l'amore, vogliono far funzionare a tutti i costi la cosa, quasi che non mi ferma nessuno. Ok. Energia finale di lui nei confronti di lei con la principessa di bastoni. Paggio di bastoni. Questo cos'è? Questo è il... scusami. Ah, il paggio di bastoni, perché questo è il cavallo di bastoni, questo è il paggio di bastoni, il paggio di bastoni. Vedo molta sessualità in questi giorni, molto erotismo e passione. C'è molto erotismo, molta passione, proprio la figura di questo, così è. Così sta. Sì. Cioè, sembra una cosa non programmata, non meditata, ma ci ha pensato, anche i singoli movimenti li ha guardato, capito? È così sta questo, va bene. Vediamo da questa parte. Allora, energia attuale di lei col paggio di bastoni. Energia attuale di lei col paggio di bastoni. Nei confronti di lui, energia attuale di lei col paggio di bastoni. Paggio di bastoni. La forza, ci sono femminili che daranno molto... La forza mi parla di avere il coraggio di fare cose nuove, di aprirsi al nuovo, il coraggio anche di aprirsi, anche il coraggio di aprirsi. Vedo femminili molto coraggiose, qua abbiamo il Papa, prendono decisioni ferme volte a comunicare in modo chiaro, in modo lucido all'altro, chiunque l'altro sia. Vedo femminili entusiaste e coraggiose. I pensieri di lei con la regina di spade. 9 di bastoni, proteggono quello che pensano. Si tengono alla difensiva, si devono stare alla difensiva, ma soprattutto il 9 di bastoni proteggono quello in cui credono, quello che pensano, va bene? Vediamo molto forti i femminili, con cosa prova lei per lui o cosa provano i femminili, 2 di bastoni. 3 i denari, molto concentrate nel loro lavoro, proteggono in quello che gli piace, in quello che fanno, vogliono prendere decisioni per quanto riguarda il loro lavoro, come anche cooperare con altre persone, se magari lavorano in proprio, come cooperare anche con altre persone o con altri progetti. Guarda, asso i denari, molto concentrate su questo con grande forza, determinazione e coraggio. Qual è il blocco di lei nei confronti di lui? 6 di spade. Il paggio di coppe. Ci sono femminili che non accettano l'immaturità di qualcuno o non accettano un'altra persona perché non vedono avanzamento con qualcuno, o ci possono essere blocchi relativi ai figli che poi comunque vengono risolti, si prendono decisioni o da una parte o dall'altra. Però ci sono femminili molto concentrati in quello che le fa stare bene, nella loro autonomia personale. Ecco perché i femminili si elevano a questa autonomia personale, no? E qua c'è questo che impazzisce. Cioè, eh sì. Vediamo le intenzioni di lei nei confronti di lui, le intenzioni di lei con la regina di denari. 8 di spade, sono proprio concentrate nel casa, lavoro, stabilità, riuscita in questo senso.
cercano di fare le cose a poco senza affannarsi, ecco. Si sentono un po' impossibilitate ad agire verso di lui, probabilmente perché molti femminili hanno famiglia o hanno responsabilità. Vediamo, vediamo le azioni di lei nei confronti di lui. 9 di spade, 8 di denari. 9 di denari, no, i femminili sono proprio, stanno bene così come stanno. E i femminili si lasciano corteggiare, sono proprio, guarda, se ci sono no problemi sull'ambito lavorativo o nell'ambito pratico, pragmatico, io vedo i femminili rinascere, risorgere, tutti questi denari, il 9 di denari nelle azioni, faranno azioni che hanno a che fare con il loro benessere personale, anche darsi qualcosa in più nella concretezza, togliersi qualche sfizio, perché vedo che va molto bene il lavoro, questo vedo nei femminili, energie femminili in cui va molto bene il lavoro, sono molto entusiaste di questo e questi di qua impazziscono perché le vedono sfuggenti rispetto a loro, seppur concrete, pragmatiche e anche compassionevoli, cioè e proprio si ribalta la frittata qua, eh. Vediamo l'imperatore. Allora, l'energia finale di lei nei confronti di lui, infatti loro hanno energia maschile e divino femminile da questa parte. Ciò vuol dire sono femminili con energia mascolina molto forte. Concretezza, stabilità e azione. Non a caso le nostre azioni di qua sono queste, ok. Siamo mosse anche dalla passione per ciò che ci anima, ok. Allora, vediamo l'energia finale di lei nei confronti di lui con l'imperatore. E 7 di bastoni, ci sono femminili che mettono limiti a qualcuno, limiti perché le vedo proprio prese da loro stesso e da ciò che devono fare. 7 di bastoni, prendo ferma decisione di mettere limiti e di proteggere il fatto che io devo prendere decisioni per la mia vita, per le mie cose, sono molto entusiasta di aprirmi al nuovo, a nuovi progetti, a nuove cose, non vedo avanzamento, alcune di femminili rifiutano qualcuno, ci sono femminili tosti, ancora energia femminile, due altre, l'imperatore e il diavolo, sì, e il matto. Alcuni femminili dicono proprio no a qualcuno perché vivono la vita così come viene, soprattutto rispetto alla relazione, soprattutto sono non vogliono persone inconsistenti, ma questa è la settimana in cui le vedo far fruttare la loro economia o comunque far fruttare quello che a loro dà stabilità. E questo di qua sta come un pazzo, perché ovviamente. E vabbè, insomma, voglio dire, bello mio, voglio dire. Dinamiche, ecco. Bellissimo, bellissimo. Adesso andiamo con i miei oracoli, lui e lei potentissimi, che ci daranno il quadro energetico di questo Romeo del 2000, ok? Ma prima vado a mangiare un biscottino, arrivo subito, Allora, mi sono rifocillata un momentito. Allora, andiamo a vedere come sta. È il Romeo del 2000, è Romeo. Vediamo come sta il Romeo del 2000. Vediamo un po', tutto sto fuoco, vediamo. Allora, cos'è che muove queste emozioni? Cos'è che muove queste emozioni nel maschile? Allora, ne metto una sulla energia attuale con quella carenza che sente e quell'ossessione. Poi un'altra sui pensieri che la osserva, li osserva i minimi movimenti. Io non so come la osserva i minimi movimenti. Sull'imperatrice il paggio di spade. Questo far funzionare le cose con l'8 di denari e il 2 di coppe, far funzionare la connessione, la relazione proprio. E poi questa decisione ferma che prende nel fare un gesto improvviso. Qua, ok. Mo ti sistemo io. Allora, vediamo. Diavolo 5 di denari. La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito, che ti ho detto che sente mancanza, privazione. Quindi sente mancanza, privazione, ma non è una privazione così, c'è il diavolo col 5 di denari, c'è un attaccamento.
eterna presenza nello spirito. Vediamo, paggio di spade imperatrice, che la pensa, la osserva, pensa, e la spada, no? Paggio di spade, pensa, si arrovella. Lotterò per te, infatti, lotterò per te. 8 di denari, 2 di coppe. Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Cioè vuole essere il cielo per lei. Vuole essere tutto ciò che lei guarda, che lei tocca. Vuole essere tutto. Ok. Allora, carta finale. Non gli interessa niente, vuole stare con lei e basta. E dice: saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Cioè, prende ferma risoluzione del fatto se tristi, felici, non mi interessa, stiamo insieme e basta. Ma devi chiedere a lei però, nel senso... Quindi sta così messo questo, va bene, ok. Vediamo, dai, prendiamoci le metaforiche associative che è un po' di tempo che non le usiamo. Aspetta, prendo l'autoclave per prenderle tutte. Allora, mamma quante sono. Allora, boh, 1, 2. Allora, dividiamole così. Così, 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 poi facciamo così, 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 così. Non so che sto facendo, però va bene. Ma è appunto. Vabbè, queste vogliono uscire, dai, lasciamole così. Prendiamo un altro po' di qua, un altro po' così. E poi queste così. 2 altre così e basta. Ok. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Qua usciranno uomini e donne, quindi energia femminile e energia maschile. Vediamo. Vediamo un po' chi esce, vediamo un po' chi esce. Se esce energia maschile la mettiamo di là e femminile di qua. Allora, vediamo. Chi abbiamo in questa settimana? Eccolo, un'energia femminile. Ah, caspiterina, bellissima. Abbiamo una balena, una piuma, un filo, il mondo. Lei con il violino. Ci sarebbe da fare un podcast su questa carta. Vedo... Allora, il filo cos'è? Cioè, qua abbiamo la pesantezza, no? Che si regge su una piuma. La pesantezza che si regge su una piuma. Abbiamo dei femminili di grande spessore animico, grande intelligenza emotiva, ehm, in contatto con la propria risonanza animica, perché le balene mettono risonanza, no? La risonanza animica le permette di essere leggere. È come se in questa settimana sentissero il loro corpo, la materia, come plasmabile, che questa è la verità. La materia, come dicono i buddisti, è pura apparizione, no? Ma lo dice anche la fisica quantistica, la materia non esiste, sono lampi di luce, ok? Infatti la vera materia, i buddisti insegnano quando facciamo meditazione, si guarda quando tu chiudi gli occhi che guardano fuori. E se tu con gli occhi chiusi immagini un corpo, tu vedi lampi di luce e basta, la materia è luce e quindi è come se vedessero la materia plasmabile, i femminili. E quindi tutto più leggero, saranno leggerissime e questo le permetterà di avere grande creatività e sono come delle bambine. La difficoltà del filo, camminare su un filo, non la vedono proprio. Non vedono la difficoltà della gravità, non la vedono proprio. Perché passano su un altro livello di coscienza. Ah, ci picchia. Bellissimo. Ancora. E qua... Ah, spero. Abbiamo lo sciamano, abbiamo. E qua ci sono maschili con molto potere, È uscito lo sciamano. Lo sciamano chi è? Siamo noi. Lo sciamano chi è? Colui che è in contatto con lo spirito di ogni cosa. E qua abbiamo detto che i femminili sono in contatto con il loro spirito, no?
E qua ci sono maschili che avranno una grossa risonanza per i femminili, eh? Cioè si faranno valere, ci sono maschili che si fanno valere perché lo sciamano è colui che è in contatto con lo spirito di ogni cosa. Non è un uomo in giacca e cravatta più impostato, no? Anche se lì puoi vestirti come vuoi, cioè nel senso, il senso è quello che contiene quell'abito, no? E lo sciamano è colui che è in contatto con lo spirito di ogni cosa, dallo spirito della pianta, allo spirito degli oggetti, allo spirito delle persone, e sa esattamente viaggiare tra i mondi. Quindi ci sono maschili che sapranno cogliere molti femminili, cioè nel senso molti maschili che hanno questa attitudine di guardare lo spirito delle cose e non la personalità, l'ego, che riusciranno ad andare oltre a quello che vedono. Qua mi viene in mente, ci sono maschili che pensano a un'imperatrice, no? Quasi l'inarrivabile. No, no, io ti conquisto. Io ti conquisto invece, anche se mi sembra inarrivabile. Questo è il senso, ok. Cos'altro? Che altri maschili e femminili abbiamo? Abbiamo un'altra... Cos'è questo? Abbiamo femminili affascinanti qua. Abbiamo una bellissima donna, molto elegante, ma anche un po' bohemienne, elegante e bohemienne. Sono femminili liberi, eh? Sono femminili liberi. Femminili liberi molto concreti, è un po' la regina di denari, perché qua abbiamo anche una donna elegante con gli orecchini, molto regina di denari. Femminili creativi e molto concreti e quindi molto affascinanti, assolutamente sì. Cos'altro? Cos'altro abbiamo? Abbiamo lui. Abbiamo lo sciamano e abbiamo il nerd. Cioè, nel senso, colui che sta al computer, guarda, ti ho detto, osserva i movimenti, ti ho detto qua col paggio di spade, no? C'è questo che la osserva, o li osserva i movimenti. E uno completamente, scusate il termine, rincoglionito per una lei, perché un po' come noi rincoglioniti, però è un altro rincoglionimento questo. E sì, abbiamo lui. Cioè lui questa foto parla da sola, eccolo, eccolo. E uno che osserva, quasi incredulo, non ci capisce una mazza, non ci capisce niente. Cos'altro abbiamo? Vediamo, è uscito un altro lui qua. È pronto per partire. Magari si consulta anche, qua abbiamo dei lui con una macchina, è pronto per andare, per partire, la macchina è ancora ferma, sta sistemando il motore. Sta sistemando il motore, non va veloce. Osserva, lo spirito osserva dettagliatamente, prepara le cose perché vuole fare il colpo. Il colpo vuoi fare tu? Bravo. Vediamo. Ancora chi abbiamo? Chi abbiamo qua? Vediamo. Eccola, un'altra lei. Beh, sono belle le lei, sono bellissime le lei in questa settimana. Maliziosa, della serie, vuoi fare questo? Fammi vedere. Ma sì, ma no, ma forse no, ma forse sì. Sono belle, belle le lei. Qua abbiamo una lei anche maliziosa, una lei che te la fa desiderare talmente tanto che quasi tu non ci capisci niente. Sì, basta così, mettiamo 3 e 3, quindi abbiamo un bel po' di roba in questa settimana. Fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere una cosa adesso, fammi vedere una cosa. E che sono curiosa. Dove stanno quelle, queste, eccola. No, volevo mettere le sibille. Queste. No, queste altre. No, perché sono curiosa di questo, perché voglio analizzare questo. Agli imputati sta questo. Voglio analizzare questo qua, quindi che è anche un simbolo, no? Colui che osserva, quasi non ci capisce niente, ma cerca di scrutare i dettagli dei suoi movimenti, di come si muove, di cosa fa. Allora, su di lui io voglio fare un attimo con queste carte sibilline su di lui. Mentre osserva così tanto, cosa pensa questo? Fammi vedere. Fammi vedere questo che pensa. Vediamo, vediamo. Vediamo se mi escono da sole.
eccola, tutte no, ecco questa, la morte, la morte, niente, è morto questo, niente, morte, dissipazione, disonore, cioè sta come un pazzo questo, sta come un pazzo, alcuni ci sono maschili che pensano che non si può fare niente, dissipazione, ancora, un'altra, eccola, vedovo, questo come sta questo sta settimana? Morte, vedovo, ci sono maschili che stanno veramente così, cioè che stanno sentendo la perdita, ecco perché poi rimontano, mi spiego. Cos'altro? Un'altra, dai, riprenditi, bello mio. E infatti poi si riprende e c'è il bambino, ingenuità, eredità. Allora, qua abbiamo, con questa figura, mi stanno descrivendo una persona che sta molto, molto, molto male perché sente la perdita, quella perdita di cui ti ho parlato prima. Bambino, ingenuità e eredità. Alcuni stanno male perché si sono comportati in modo infantile. Dove sta il paggio di coppe? Infantile, cioè che loro l'hanno preso così praticamente. Alcuni stanno male per questo e quindi cercano di scrutare a fondo per comprendere, molti analizzano, no? Cioè quello che proprio non si dovrebbe fare, analizzare con la mente, bensì sentire l'emozione. E qua c'è questo maschile che vuole rifare tutto da capo, il bambino è il nuovo inizio, no? Rifare tutto da capo. Donna ricca, eccola, qua abbiamo lei, regina di denari, questa regina di quadri, famiglia, allegria, la vogliono sposare, abbiamo il matrimonio qua, oppure ci sono alcuni maschili che guardano una donna che è impegnata e a cui lei stessa ha detto no perché era più immaturo, ok? E questa cosa li sta facendo lavorare dentro affinché loro sentano il loro spirito, lo sciamano, e possano essere mossi dallo spirito che li incarna e non dalla mente, gli occhiali, no? Che analizzano. Quindi ci sono varie dinamiche in questa settimana, ok? Vediamo, voglio vedere adesso, tu stai riprendendo? Sì. Allora, dove stanno le carte? Ah, siccome è uscito lo sciamano, su di lui, l'energia di lui con lo sciamano, per favore, l'energia di lui con lo sciamano. Allora, qual è l'attitudine di questo sciamano? Eccola, eccola. E il mondo di mezzo vuole fare qualcosa. Allora, il mondo di mezzo è la terra. È la terra. Vogliono concretizzare sulla terra, va bene? Attraverso questa nuova visione, vogliono concretizzare sulla terra, sulla materia, sulla concretezza. Sulla materia, concretezza. Il mondo di mezzo è anche, siccome è la terra, guardano tutto ciò che lei fa, anche i segnali che gli vengono dalle cose, dallo spirito delle cose, a seconda del livello di consapevolezza, no? Sì, ancora, sullo sciamano. Eccola, il gufo. La dea Nix. La favola di potere della dea Nix. Per chi non l'avesse vista, ragazze mie e ragazzi, invito a guardare il mio podcast che trovate nella playlist L'arte sciamanica, la favola di potere della dea Nix. Il gufo, il gufo. Ci sono maschili che iniziano a guardare i segni, a vedere l'invisibile che si palesa nei segni sulla terra, nel mondo di mezzo. Perché? Perché questo? Perché stanno andando a un livello successivo di consapevolezza, alcuni maschili. La dea Nix, signora della notte, vi racconto la favola del gufo e dei topolini. Qual è il succo? Che i maschili inizieranno a guardare le cose da una prospettiva diversa di come l'hanno guardata prima. Una prospettiva che sia sciamanica e non estremamente maschile o estremamente femminile. La prospettiva sciamanica include entrambe le visioni. E il gufo sono i valori della notte. Appunto, la favola di potere della dea Nix è la signora della notte. I valori della notte sono ribaltati rispetto ai valori solari, cioè ribaltamento di pensiero. Ribaltare il pensiero significa non una mentalità patricentrica, mentalità solare, mentalità razionale, mente ordinaria, ma una mente
più orientata ai valori della notte, i valori lunari, che sono le intuizioni, che è lo spirito, il femminile. E coglieranno nei messaggi terreni, anche piume, anche uccelli, anche il gufo stesso, avvertiranno dei richiami affinché loro possano cambiare prospettiva delle cose. Ok. Vediamo lei con lo sciamano. Abbiamo delle bellissime lei in questa settimana, bellissima essenza. Eh sì, il custode della terra, tutti i valori in terra, i denari, abbiamo delle lei veramente affascinanti in questa settimana. Il custode della terra si prenderanno molto cura di ciò che ne vale la pena. I femminili si prenderanno il custode della terra, no? Custodire madre terra, orientate ai valori concreti e femminili, delle lei con tanto di spessore. Tutta questa terra. Quindi lei che si prendono cura di ciò che è terra, di ciò che la regina di denari ce lo insegna, no? Si prendono cura delle cose, di ciò che è terra, di ciò che è il loro corpo, di ciò che è il 9 di denari, il loro corpo, il loro benessere. E quindi vedono nella concretezza la realizzazione in questa settimana. Realizzazione nella concretezza, sì. Vediamo adesso. No, volevo metterci queste, ecco, le stavo cercando prima. Questi sono dei tarocchi, non mi ricordo che tarocchi sono, ma sono dei tarocchi speciali, vedi, Witch of Air, Regina di Strega di Spade, non mi ricordo che tarocchi sono, però sono questi che sono così qua dietro. Voglio vedere, che sono molto intuitivi questi, no? Voglio vedere su di lui che ha lo sciamano, con queste carte che sono proprio più sciamaniche, questi tarocchi qua, su questi valori ribaltati del gufo. Cos'è a cui danno attenzione? 3 d'acqua, questo sarebbe il 3 di coppe, alla condivisione. Alla condivisione, la condivisione, cos'altro? Alla condivisione. Questo è il dio della terra, questa è la dea della terra, come se fosse l'imperatrice, cioè vogliono condividere la gioia con colei che dà nutrimento. E questo è il numero 1, è il mondo che mi parla di questa nuova tappa. La condivisione con la dea del nutrimento, sono molto in contatto con l'energia femminile, perché qua abbiamo l'imperatrice e qua abbiamo l'imperatore. I valori sono ribaltati e quindi si iniziano a complementare. Vediamo su di lei. Sul custode della terra, questo radicamento nella terra, nella prosperità, nel loro benessere. Veniamo fuori da un 10 d'aria, 10 di spade. Ancora. La giustizia, 7 d'aria e 6 di fuoco. Si prendono una grande rivincita i femminili. Qua abbiamo femminili che hanno sanato con le piume qui. Hanno preso la decisione di sanare situazioni molto difficili emozionalmente, chiudere delle tappe molto difficili. E questo 7 d'aria sarebbe il 7 di spade, ma in questo caso abbiamo le piume. Hanno sanato anche la mancanza di fiducia nel mondo e nella terra stessa, in madre terra, o anima, chiamiamola come vogliamo. E qua il 6 di bastoni, grande successo. Grande successo, 6 di fuoco. Grande successo per questo. Vedi, abbiamo lo sciamano anche qui. C'è un'attitudine sciamanica radicata in loro, no? Radicata nel spostarsi tra i mondi, nel viaggiare tra i mondi, viaggiare in consapevolezza più superiore. E abbiamo anche questa carta che rende molto l'idea, quella del mondo che abbiamo visto qui. La leggerezza dell'essere su situazioni complicate che le hanno portate a fare un viaggio sotterraneo importante che le ha permesso di fare un salto di consapevolezza. E adesso vediamo con la carta della dea. Tu stai riprendendo? Sì. Sposto sta luce, ok.
vediamo. Con la carta della dea in questa settimana, qual è, siccome tutto questo femminile da lui, qual è l'attitudine che integra il femminile, il maschile? Il tempo, la pazienza. L'attitudine che integra il maschile è la pazienza, il tempo. Anche qua numero 3, questa qua è l'imperatrice. La regina della terra, che sarebbe anche una regina di denari, imperatrice, un misto queste carte. La pazienza, qua se ne è girata un'altra. E l'unità sacra, mamma mia, la grande dea. Oh. La pazienza di incontrare la sua amante mistica, il suo amante mistico. L'unità sacra, sentono il contatto con lo spirito, e questa è l'unità sacra, tra maschile, loro e femminile, tutti questi femminili, no? Sentono l'unità sacra dentro di loro e la impersonificano in qualcuno. Ok, vediamo i femminili, che dea integrano in questa settimana. La guarigione. Qua c'è una guarigione anche a livello fisico, te l'ho detto anche qui, fisico e psicofisico. La guarigione, cos'altro? L'accettazione radicale di chi sono, di loro stesse e di tutto ciò che esiste. Wow! Freya. Allora, c'è la guarigione. Allora, i femminili fanno un lavoro straordinario, perché qua c'è la guarigione psicosomatica, quindi sia della psiche che sul corpo, la guarigione anche fisica, perché avviene l'accettazione radicale di tutto ciò che è, tutto ciò che esiste, le emozioni che arrivano, tutte le persone che incontri, tutto ciò che ti accade è né male né bene, ma è Emao, meraviglia. Emao, meraviglia. Emao, meraviglia. Accettazione radicale. Wow, ecco perché hanno tanto potere qua, Poi tutto questo verde, c'è proprio la guarigione. E qua con questo blu i chakra superiori, no? Wow, ragazze, io concludo qui perché abbiamo detto tanta roba questa settimana. Quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Mi raccomando, studiate e praticate. In questa settimana della Candelora è un momento straordinario affinché possiate sentire gli spiriti della natura, come ci insegna anche la tradizione celtica, Imbolc, la dea Brigid e la nostra, nella cristianità, la Candelora. Quindi il succo di questa stesa è il sacro che si fa carne, la luce sulle tenebre. Ok? Detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!